C'è una domanda che sorge proprio spontanea. Di Maio, ma che ti ridi? Da quando si è coalizzato con Salvini, Di Maio ostenta un entusiasmo che pare appena esagerato e forse a volte anche immotivato. Alcuni diranno che sta finalmente al governo, come fa a non essere felice? Questo è vero. Forse però sarebbe il caso di attendere un po' prima di fare cortei e dirsi da soli che qui stiamo facendo la storia. Ci sono almeno 3 motivi per cui Di Maio dovrebbe misurare questa smodata goduria. Il primo è che il Movimento 5 Stelle ha più voti e quindi più parlamentari della Lega, ma la Lega è molto più scaltra dei 5 Stelle. La Lega governa già in Lombardia, Veneto, Friuli e non solo. E proprio perché governa già da decenni è molto più esperta di Di Maio e gli altri. Salvini fa politica praticamente da quando è nato. Giorgetti da solo mastica politica più di tutto il Movimento 5 Stelle messo insieme. E tutto questo, se da un lato può aiutare i 5 Stelle a governare, dall'altro li espone al rischio di essere fregati da qualche manina da un momento all'altro. Il secondo motivo è che questa storia d'amore tra il Movimento 5 Stelle e la Lega è fin troppo sbandierata. Chi ha buona memoria ricorda cosa dicevano Di Maio e Di Battista di Salvini e la Lega. Capiamo che il Prosatellum imponga convergenze e io ho sempre pensato che con questi numeri il Salvini Di Maio fosse il male minore, purché breve e chiaro. Ma tra il varare un governo d'emergenza e il sentirsi di colpo uguali a Borghezio ci passa un treno. Ed ora che le tante divergenze tra i 5 Stelle e la Lega stanno salendo a galla, Di Maio ride ancora. Il terzo motivo è che i 5 Stelle sono quelli che hanno più da perderci qui. Hanno un elettorato più esigente che hanno alimentato per quasi 10 anni, con l'idea di essere diversi, anzitutto sulla questione morale. Beh, non c'è nulla di male nel governare con la Lega. Per un po' potrebbe anche funzionare. Per far meglio di Boschi e Alfano, del resto, basta veramente poco. I pericoli sono però enormi per i 5 Stelle. Salvini rischia poco. Mal che vada, torna con Berlusconi e al prossimo giro stravincono. Di Maio no, lui ha tutto da perdere. Non potrà ricandidarsi se il governo durerà poco e quindi si gioca tutto ora. Soprattutto se pur di governare si dimentica che il programma promesso deve necessariamente essere attuato in armonia con gli impegni che il Paese ha e non indebitando l'Italia ulteriormente. E poi dimostrando che stare accanto ai calderoli non è un'emergenza, bensì una storia sentimentale, beh, penso che non avranno proprio futuro. Quando a tutti sarà chiaro che hanno rinunciato alla questione morale, per il Movimento 5 Stelle sarà la fine. Capiamoci bene, Di Maio è tutt'altro che uno stupido, ma rischia di sopravvalutarsi politicamente, specialmente se pensa di essere più furbo della Lega. E ancora, Di Maio ride soddisfatto, come se nulla fosse, e pare che non tema il giudizio negativo del Colle e dell'Europa sulla manovra economica. E ride dello spread, delle agenzie rating, dei capitali che molti hanno già portato all'estero, tra cui il ministro Savona che ha portato i suoi risparmi in Svizzera e Borghi che investe su titoli di Stato svalutati, ad interessi molto alti. Ma Di Maio se la ride.
Ma oltre a ridersela delle preoccupazioni degli esperti, se la ride anche delle sorti del paese. Forse sarebbe il caso che il Di Maio si togliesse dalla faccia quel sorriso perenne. E non perché non debba ridere, ma ridersela sempre, anche quando si parla di rischi seri che l'Italia corre, mi fa un tantino incazzare. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!